fiume Metauro, lungo il nostro fiume, chi abita qua lo conosce bene, però chi ancora a scuola non ha studiato questa parte, magari diventa un po' più difficile. Esattamente lungo il fiume Metauro si svolse la famosa battaglia del Metauro, la seconda guerra punica. I romani sconfissero i cartaginesi. Annibale, Asdrubale venne sconfitto, gli eserciti vengono sconfitti qua. Si ritiene, si dice, gli storici raccontano che la testa di Asdrubale venne fatta, e là, quanti romani qua abbiamo? Venne fatta decapitare, buttata di fronte all'accampamento del fratello, per vedere che le cose le stavano facendo seriamente. Fanno erigere un fanum, fanno erigere un tempio, e non lo dedicano né a me né a voi, ma alla buona sorte, alla dea fortuna. Ok bimbi? Ok. Da questo momento, intorno a questo fanum, a questo tempio, avete visto che noi ci siamo messi qui e si sono aggregate delle altre persone? La stessa cosa è successa in quel tempo. Se siamo qui si aggregano altre persone. Pian piano vedremo che diventiamo sempre di più, perché stavano bene. E a un certo punto qualcuno importante, che è il primo imperatore romano, utilizza un linguaggio un po' semplice anche per i bambini, spero che vada bene per tutti, ok? Ok? Quell'imperatore là, quello che sta con la mano così, quell'imperatore vuole realizzare una città, una colonia, esattamente qua, la colonia Iulia Fanestris. Ma anche perché questo è un posto importante, abbiamo visto qui dei legionari, abbiamo visto, sì, sono dei legionari. Allora, questa strada, ragazzi, non è altro che la Consolare Flaminia, c'è un detto, tutte le strade portano a Roma. Io dico che forse è più corretto dire tutte le strade partono da Roma, perché la Consolare Flaminia parte da Roma, che è sul Tirreno, lungo il Mar Tirreno, dalla parte versante del Tirreno, e raggiunge questo punto qua, noi siamo sull'Adriatico. Vi date conferma che dico le cose giuste? Ok, giusto, perché certe volte anche io mi confondo. E vi dicevo, qui lui vuole una città, una colonia, un'imponente porta d'ingresso alla città. Ci sono i legionari che non parlano latino, li sento molto parlare molto fanese, sono molto fanesi questi legionari. Cioè qualcuno è un po' strano, non è proprio, fa parte della colonia ma non ha il vestito giusto secondo me. Non siete tutti fanesi? Allora, noi entriamo, vi lasciamo i legionari, al buon lavoro. Siete venuti per noi, vero? Oh, bene, sono contento per questo. Aspettavate proprio la mia visita guidata? Ecco, appunto, ok. Bene ragazzi, bravissimi, buon lavoro. Noi entriamo qua, andiamo a vedere una cosa molto speciale. Voi cosa fate invece? Le prove, va bene, vi lasciamo le vostre prove. Ok, ciao ragazzi. Oggi siete capitati bene. Oggi siete capitati con le prove? Ah beh, va bene. Aspetta. Vai! Ciao a tutti, e siamo anche oggi alla ricerca e alla riscoperta dei luoghi storici più belli dell'Italia, ma qui è un luogo veramente speciale e ci troviamo infatti nelle Marche, a breve distanza da Fano. Cosa abbiamo? Abbiamo il fiume Metauro, che stiamo per andare a vedere, dove in pratica si è realizzato il destino della storia antica di Roma. Stiamo parlando dell'epoca prima di Cesare, prima di Augusto. Ma se qui è accaduto un qualche cosa di veramente unico e particolare, grazie a questo episodio la storia di Roma si è evoluta come noi sappiamo. Uno degli indizi che abbiamo è questo qui, questa targa, località La Barca, che sicuramente a chi si intende di storia e ne conosce qualche cosa avrà capito di cosa stiamo parlando. Andiamo a vedere allora questo fiume del destino di Roma, il Metauro. È un posto veramente unico ma anche bello,
un po' caldo, di la verità, visto la stagione, ma almeno qui c'è parecchio verde e la calura si sente meno. Ed ecco qui, questo è il famoso, è un po' tristemente tragico fiume per quanto che abbiamo detto, per la storia di Roma. Il Metauro. Ma questo fiume che vediamo oggi non può certo essere paragonato al fiume di 2000 anni fa. Qui infatti cosa c'era? C'era una variabilità di situazioni. C'erano infatti delle grandi paludi, c'erano delle aree secche, c'era una parte del fiume con alveo ridotto, oppure a seconda del punto e degli affluenti il fiume poteva essere largo con il corso impetuoso e a volte anche spesso incassato tra le rocce. Quindi non certo un fiume facile da attraversare. E queste particolarità, come vedremo più avanti, hanno proprio determinato il fatto tragico che stiamo per narrare. Ed eccoci qui all'uscita del ristorante La Vecchia Posta, un luogo caratteristico che si chiama così perché proprio qui già dall'antichità c'era una stazione di posta lungo la via Flaminia e comunque abbiamo mangiato anche bene, quindi ve la consiglio. E qui siamo in direzione Cerbara e stiamo veramente per arrivare al luogo più importante, cioè la meta del nostro viaggio. Ed ecco che cosa ci troviamo di fronte, una bella rappresentazione del fatto storico. E se Cesare non fosse mai esistito? E se Augusto non fosse mai esistito? Secondo voi la storia romana e la storia del mondo, della civiltà occidentale così come la conosciamo noi oggi sarebbe la stessa? Sicuramente no. Ma perché vi chiedo questo? Perché qui si sono svolti dei fatti che probabilmente qualcuno che ama la storia avrà cominciato a capire, si sono svolti dei fatti che hanno determinato proprio il destino della nostra civiltà e di Roma, stiamo parlando di Roma, perché qui nel corso dei fatti della seconda guerra punica, e vi ricordo che Annibale aveva già sconfitto diverse volte le legioni romane, però aspettava l'aiuto del fratello Asdrubale, che aveva varcato le Alpi e stava arrivando il soccorso di Annibale. Il ricongiungimento dei loro due eserciti, dei Punici, avrebbe dovuto avvenire qui, a poca distanza da qui, se non che i Romani astutamente erano riusciti a impedire questo fatto e a sconfiggere in maniera separata Asdrubale. I fatti della battaglia si sono svolti proprio qui. Secondo la maggior parte degli storici, questi luoghi, come sono anche rappresentati da questo bellissimo murales, come vediamo è anche imponente perché occupa tutta la sede stradale, vedete, è un po' consumato dal tempo, però rimane decisamente qualche cosa di importante. Si tratta di un murale realizzato dall'artista marchigiano Natale Patrizi, meglio conosciuto col nome d'arte Agra, un autore contemporaneo
molto apprezzato in Italia e anche all'estero. A colpire sono innanzitutto le dimensioni, cioè più di 100 metri di lunghezza per 3 metri d'altezza. L'opera è stata realizzata sul muro, come abbiamo visto, che corre lungo un canale che porta acqua al Metauro e si collega poi alla centrale elettrica. Questa battaglia rappresentata nel murale è sicuramente un capolavoro che nasce dal cemento e si fa pelle di uomini e animali e si fa armatura e lancia. Ogni crepa, come possiamo vedere, è a ruga o cintura di soldato. Ogni angolo scrostato è una zanna o un'arma. Il cemento diventa corazza per i fanti romani, oppure la bardatura dei cavalli o la lancia dei cartaginesi, se non le zanne degli elefanti. E le increspature della parete conferiscono alla scena un dinamismo particolare. Sembra quasi che la battaglia prenda realmente vita di fronte a noi. Qui la drammaticità della battaglia, come vediamo, è espressa ai massimi livelli. I secoli ci parlano da questo muro, un gioiello del luogo, anche se non molto conosciuto, dove le figure parlanti raccontano di una battaglia che ha cambiato per sempre le facce e i nomi di queste terre. Cerbara, come anche i nomi di altre località qui vicine, è un nome che evoca storia e mitologia. Cerbero è infatti il cane mitico a 3 teste che controllava l'ingresso agli inferi. Qui, a cospetto di quest'opera, noi siamo rimasti veramente senza parole. Tuttavia è obbligo precisare che non possiamo affermare di essere certamente nel luogo della battaglia. Infatti l'esatta collocazione del sito è ancora molto discussa e diverse località qui attorno si contendano la paternità del luogo. Alcune sono anche lontane, come Fossombrone, ma questo non impedisce che lì siano state realizzate anche diverse rievocazioni storiche. Qui tra l'altro sono convintissimi che la battaglia si sia svolta proprio in questa località. Abbiamo visto poco fa un altro murales un poco più indietro, ma ci sono diversi altri siti che potrebbero aver interessato luoghi della battaglia. Noi però andremo a vedere adesso quello che è il posto più accreditato, più verosimile, diciamo. Prima però di andare a vedere questi luoghi della battaglia, io vorrei invitare gli amici youtuber che parlano di questi avvenimenti storici a non utilizzare Wikipedia e quello che c'è scritto nei social o nelle pagine trovate sul web. Non utilizzatele così. Per parlare di un fatto storico ed essere credibili, secondo me serietà vorrebbe di recarsi sul posto. La storia va vissuta, va raccontata nei luoghi dove sono accaduti i fatti storici. Ecco, vi ringrazio e mi scuso per questa premessa, ma secondo me ci vuole.
Ed eccoci finalmente arrivati nel luogo più probabile della battaglia. Come possiamo vedere c'è un bel pianoro, poco più avanti qui c'è l'ansa del fiume Metauro con l'antico alveo che con tutta probabilità ha causato quell'errore, diciamo, di rotta dell'esercito di Asdrubale, perché qui il corso del Metauro addirittura, come raccontavano gli storici, si invertiva la corrente dell'acqua. Tanto è grande, tanto è strana questo meandro del fiume, e probabilmente Asdrubale qui proprio ha perso tutti i suoi riferimenti, mentre invece alle sue spalle arrivava l'esercito dei legionari, l'esercito romano. Nonostante che la maggior parte degli storici sia concorde nel localizzare qui il luogo della battaglia, il vero problema è che sfortunatamente non sono ancora state fatte delle ricerche archeologiche in questi luoghi. È vero che sono state trovate alcune tombe, ma sono ritrovamenti singoli e non fanno certo parte del contesto della battaglia e delle guerre puniche. Quindi con tutta probabilità Asdrubale è proprio in questo luogo che ha perso ogni riferimento e ha perso anche ogni speranza di poter riparare in un territorio più sicuro, che era quello dei Galli, Galli Senoni, nemici dei Romani e suoi alleati. E quindi qui lui sulle prime, come raccontano gli storici, ha tentato di fortificarsi occupando quelle alture, ma poi ha dovuto per forza rinunciare perché i legionari avanzavano e quindi non gli hanno dato scampo, ha dovuto accettare battaglia. I Galli invece, i suoi alleati, che non se la sentivano di combattere, perché raccontano sempre gli storici, la sera prima c'erano tutti ubriacati, i Galli sono stati messi lì, ed è proprio lì che c'è stata la manovra definitiva di accerchiamento dei Romani. Quando hanno occupato quelle alture, i legionari hanno potuto prendere alle spalle l'esercito di Asdrubale. Ma se i fatti e le circostanze sfavorevoli ad Asdrubale si sono svolti proprio così, lo si deve alla conformazione del territorio. Come dicevo poc'anzi, Asdrubale, arrivando da Senigallia in pratica e percorrendo questa direttrice, cercava di trovare un guado nel fiume Metauro e quindi, avanzando verso sud, improvvisamente, avendo perso anche le sue guide, si è trovato imbottigliato in questa ansa, in questo meandro del fiume Metauro, che però anticamente era molto più esteso, e quindi si può capire come lui si è trovato imbottigliato ed ha perso la strada di riferimento. Il problema quindi si è rivelato grave quando lui ha deciso di fermarsi e far passare la notte, mentre purtroppo per lui avanzavano le legioni romane. Ma prima di vedere come si è svolto lo scontro armato, facciamo un passo indietro
Dobbiamo infatti spiegare come si è arrivati a questa situazione. Abbiamo detto che Annibale stava aspettando i rinforzi dal fratello Asdrubale e Asdrubale stava arrivando. Arrivato in Emilia, ha voluto avvisare il fratello del suo arrivo, mandandogli incontro 6 messaggeri. Purtroppo per lui, però, questi non sono mai arrivati a destinazione perché intercettati dal console romano che, accampato vicino ad Annibale, lo stava controllando. A quel punto i romani dovevano a tutti i costi impedire il ricongiungimento dei Punici e quindi il console Nerone, con una serie di marce forzate incredibili di quasi 70 km al giorno, riesce a risalire l'Italia per attestarsi vicino all'altro console Salinatore, mentre Annibale non si accorge di nulla. Asdrubale invece, non ricevendo alcuna notizia dal fratello, pensò che fosse meglio ripiegare, ma Asdrubale non era il genio militare come fratello maggiore e direi che era anche molto sfortunato. Ecco dunque che gli eserciti ormai si sono avvicinati e non c'è altra possibilità se non andare allo scontro. Gli schieramenti però non avevano la stessa forza. Ecco, qui vediamo uno schema che riassume brevemente e si vede in modo chiaro che i romani avevano un buon vantaggio, avendo avuto anche l'aiuto dell'esercito dei legionari di Nerone che erano riusciti a ricongiungersi con il console Salinatore. Dalla parte dei cartaginesi c'erano anche però gli elefanti che erano stati utili nelle prime battaglie di Annibale, ma però poi i romani avevano imparato come difendersi da questi grandi animali. E alla fine dei conti, e come raccontano anche gli storici romani, gli elefanti di Asdrubale alla fine sono stati un problema e molti di loro sono stati abbattuti dagli stessi cartaginesi per non creare scompiglio tra le loro truppe. Eccoci dunque nella fase del combattimento. Dopo un primo momento nel quale le forze di Asdrubale riescono a prevalere e a sfondare parte dello schieramento romano, il fronte si stabilizza e la battaglia diventa molto sanguinosa da entrambe le parti. A questo punto però il console Nerone, visto che non stava utilizzando buona parte dei suoi soldati, con ardita manovra si sgancia e si sposta sull'ala destra dello schieramento, avvolgendo le truppe cartaginesi che a questo punto iniziano ad essere circondate.
punto della battaglia le rimanenti forze di Nerone, che erano rimaste inattive, superano i contrafforti dove si erano attestati i Galli e ne fanno strage, completando in questo modo l'accerchiamento dei cartaginesi. Asdrubale si rende conto di quello che sta accadendo e della sconfitta che si avvicina e quindi molto coraggiosamente, non volendo scappare di fronte al suo destino, si butta con vigore nella mischia e viene ucciso. Dopodiché, come racconta Tito Livio e gli altri storici romani, la sua testa fu decapitata e Nerone la fece portare urgentemente davanti all'accampamento di Annibale come monito contro i futuri invasori del territorio italiano. Ed è da questo momento che Annibale, di fronte al destino del fratello, comprende che la sua campagna in Italia non poteva più concludersi con la vittoria. Le rimanenti truppe cartaginesi, quelle che sfuggirono al massacro, riuscirono a salvarsi, almeno in parte, attestandosi verso ovest, dove non furono completamente inseguite dai soldati di Nerone, ma ci fu sicuramente almeno un altro piccolo scontro, come risulta dal ritrovamento di numerosi proiettili di piombo nel territorio di Fossombrone. 22 giugno del 207 a.C. Questa data rimarrà nella storia perché d'ora in poi Roma non subirà più alcun rovescio per parecchi secoli. E come sappiamo, solo un anno dopo Annibale verrà definitivamente sconfitto a Zama. Ovviamente dell'esercito di Asdrubale che ci può dire? Si può dire solo che è stato distrutto con almeno 20.000 morti, anche se però a seconda dello scrittore romano che commentava i morti potevano anche essere parecchi di più. Tito Livio, ad esempio, parla di oltre 50.000 morti, di oltre 50.000 vittime tra i cartaginesi, però lo sappiamo, lui da buon veneto, anzi padovano, estimatore della grandezza di Roma, sicuramente avrà un po' edulcorato la notizia. Tuttavia, per chi volesse approfondire meglio tutta questa vicenda, io consiglierei questo libro, La battaglia del Metauro di Massimo Olmi. In realtà in commercio non è che ci sia molto materiale, molti libri, però questo che io ho trovato è abbastanza interessante e soprattutto l'autore fa una vera ricerca e quindi approfondisce parecchio, ci dà parecchi riscontri. Prima di concludere però bisogna fare sicuramente un doveroso accenno ad Asdrubale. Che cosa ne sarà stato del suo corpo? Qualcuno dice che la sua tomba esiste e si citano anche alcune località. In verità è poco plausibile che i romani, dopo averlo decapitato, ne abbiano conservato il corpo. C'è anche una torre che era stata identificata come il suo possibile luogo di sepoltura, tant'è che la gente locale afferma con insistenza questa diceria. Però in realtà, dopo alcune ricerche, questa torre è stata riconosciuta come una rovina del periodo medievale. E comunque, cosa possiamo dire? Che sicuramente Asdrubale, come anche il fratello Annibale, a partire da questo punto, sono entrati nella leggenda e a noi, come potete immaginare, le leggende piacciono. Grazie per la visione e alla prossima.
E dimenticavo, se questo video è piaciuto non scordatevi di mettere un like e magari anche un'iscrizione al canale, perché il vostro supporto è fondamentale per realizzare ancora questi contenuti. Grazie ancora, alla prossima occasione.